Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei, rispettivamente divino maschile e divino femminile. Energie che coesistono all'interno di te ma che puoi riscontrare all'esterno durante la settimana con le persone, con le situazioni con le quali avrai a che fare. Allora, oggi, prima di tutto io vi voglio dire grazie. Grazie, 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 eternamente, infinitamente grazie per tutto. Per le ragazze che mi hanno chiesto come si inizia la pratica dei 21 giorni, sotto all'info box schiaccia sul titolo di questo video e ti esce l'info box, c'è l'approccio formativo, pratica dei 21 giorni, c'è il reindirizzamento al post dove ho scritto tutto, ok? Schiaccia lì e ti rimanda lì, ok? Allora, oggi voglio tornare un po' alle origini col nostro lui-lei. Alla fine del nostro viaggio faremo l'interpretazione poetica sciamanica, ma voglio tornare come le leggevamo prima. Quindi, sapete, io mi annoio, dopo un po' devo ritornare, devo fare... Quindi andiamo a vedere perché. Perché praticamente ho tradotto questi oracoli, ho scritto tutto qua con la penna indelebile, ho fatto un casino, però è bellissimo perché finalmente c'è i significati così come devono essere. Quindi faremo un po' di oracoli oggi. Un po' di oracoli, faremo due tipi di letture ispirate, molto molto ispirate, e senza una struttura precisa, cioè come la struttura iniziale. Insomma, iniziamo a vedere. Iniziamo e vedete. Allora, partiamo subito. Mettiamoci prima di tutto gli oracoli, vediamo energia del divino femminile e divino maschile, dopo intrecciamo tutto nella profondità, però voglio essere più pratica prima, eh. Allora, andiamo a metterci prima di tutto lo sciamano. Sì. Allora, mettiamoci lo sciamano, vediamo un po' per quanto riguarda, iniziamo dal maschile. Allora, oracolo dello sciamano per il maschile. Ne mettiamo uno. Oracolo dello sciamano per il femminile. Mettiamone uno. Poi ci mettiamo, queste volevo mettere, un po' così a braccio, no? A braccio. Mettiamoci gli oracoli di Avatar. Poi ci mettiamo queste. Poi ci mettiamo quelli di là. Poi ci mettiamo questi. Li voglio usare tutte queste oggi. In questa chiusura di agosto abbiamo visto che nelle previsioni settimanali ci sono torri, fuochi, lampi, telefonate, cose. Vediamo che ci diranno i nostri archetipi. Allora, una di qua e una di qua. Per adesso possiamo iniziare. Allora, iniziamo dal divino maschile. Come sta in questa settimana la parte maschile? Il mago della pioggia si sente fertile in questa settimana. Il mago della pioggia è una carta sciamanica stupenda, perché è la pioggia e sono le emozioni che nutrono la fertilità del potere che è nella persona. Le emozioni, la pioggia sono l'acqua, no? Quindi quando le emozioni lasci che l'acqua penetri nel terreno, cosa fa? Il germoglio spunta, quindi si sente molto forte grazie alla potenza delle sue emozioni. Sappiamo che è l'emozione a creare la manifestazione delle cose, no? E quindi è come se si sentisse molto fertile di attrarre la realtà dei suoi sogni. Ok, cosa ci dicono questi oracoli? Il giudizio. Prima di giudicare una persona fai 3 osservazioni. Osservala quando è al potere, quando non ha nulla e quando ride. Non giudicare con fretta e non farti colpire dai giudizi. Potrebbero esserci delle situazioni in cui il maschile si sente colpito da alcuni giudizi e quindi è costretto a vivere queste sue emozioni affinché possano portare un ampliamento della sua coscienza e realizzare qualche suo obiettivo.
oppure lui stesso che giudica, tanto la stessa cosa, no? Sì, continuiamo. Stai ricevendo dei segnali. I maschili qua li vedo che è come se si sentissero sulla strada giusta, perché ricevono dei segnali. Allora, alcuni maschili si sentono sulla strada giusta perché ricevono dei segnali dall'universo che sono funzionali a sentirsi nel potere di stare realizzando i loro sogni. Altri maschili, attraverso dei giudizi che emettono, che vengono giudicati, è come se percepissero in quei giudizi qualcosa che devono rivedere di loro stessi. Sì. Vediamo come si approccia all'amore. I sogni si realizzano, infatti che ti ho detto col mago? Abbi fede perché il tuo arcobaleno arriverà sorridendo, sorridendo, sorridendo. I maschili, qua c'è l'energia maschile che è molto propositiva, sente che i suoi sogni si stanno realizzando, si realizzano in questa settimana, vuole realizzare un particolare. Aspetta, fammi mettere un bollino se non mi chiudo nel video. Bollino qua, bollino qua, bollino qua, ok dai, penso va bene. I maschili sentono che qualcuno ci sta e si sentono molto contenti, molto felici. Stanno avendo fede nei loro sogni. Stanno avendo fede nei loro sogni, ok. Vediamo da questa parte l'energia femminile, bellissimo, bellissimo, tra le mie carte preferite. Qua c'è l'energia femminile che porta bellezza ovunque va, riesce a far vedere la bellezza laddove gli altri non la vedono. È un fiore di loto questo, no? Ci sono i femminili che hanno vissuto molto nella loro oscurità e da lì ne hanno tratto giovamento, ne hanno tratto beneficio. La via della bellezza ti dice proprio porta la luce laddove gli altri non la vedono, fai vedere la bellezza laddove gli altri non la vedono, perché tu l'hai riconosciuta anche nell'ombra, anche nel buio. Quindi l'energia femminile porterà bellezza ovunque si giri. Vediamo cosa dicono questi. La natura, eh sì, 5 elementi, ferite e guarigione, ho appena detto l'ombra. La natura cura le tue ferite con lo stesso amore che solo una madre può donare. Vieni nutrito dalla stessa forza che ti ha creato. La terra ci nutre, l'acqua ci fa fluire, l'aria ci insegna il movimento, il fuoco riscalda e purifica, e l'etere è ciò che contiene tutto. Essere immersi nella natura è una condizione necessaria per la vita. Questa è un'esortazione a stare quanto più possibile vicino alla natura in questa settimana, ma soprattutto a livello ancora più sottile, essere vicino alla tua natura, il tuo archetipo, essere vicino ai tuoi talenti, a quello che ti fa, che ti piace. Non andiamo troppo in là, più concreti. Essere vicino sempre a ciò che ti piace. Fai ogni giorno almeno una volta quello che ti piace. Questo è essere vicini alla propria natura. Poi vai in natura per avere la risonanza con le tue profondità. La risonanza con le tue profondità ti porta a manifestare dei talenti in questa settimana. Ok, vediamo un po' qua. I tuoi dubbi e timori sono infondati. Settembre. Stiamo entrando a settembre. Potresti avere dei dubbi rispetto a qualcosa, ma è soltanto un giochino della mente. Sono infondati i tuoi dubbi rispetto a qualcosa o a qualcuno. Vediamo cosa dicono le carte dell'amore. Ah, camuffamento maschera. Alcuni elementi di questa relazione sono nascosti. Ci possono essere delle cose nascoste in una relazione, o l'energia femminile percepisce qualcosa di nascosto all'interno di una relazione o più relazioni, no? Ecco perché la carta ti dice, vedi che i tuoi dubbi sono infondati. Cioè la mente, ricordiamo sempre, ricordate il video, non mi ricordo quale magia pratica è, il segreto sciamanico che va imparato a memoria, ragazzi miei, ragazzi. E poi parla della mente e come funziona. La mente ti fa dei trucchetti camuffandoti delle cose o dandoti dei dubbi. I tuoi dubbi su alcune situazioni sono infondati. Sono infondati. E la via della bellezza ti condurrà alla verità, che è quella che ti fa sentire libera, bella, bello, ok? Quindi abbiamo, così andando a braccio, fondamentalmente, guarda,
Qua mi parlano di energie maschili che si sentono, stanno ricevendo segnali dall'universo che stanno andando sulla retta via. Energie femminili che incarnano già la bellezza e tutto ciò che è buono per loro, però potrebbero avere dei dubbi se stanno andando bene oppure no. La natura, seguendo ciò che ti piace, capirai, anche chi ti piace, seguendo ciò che ti piace, diciamo, poi dopo facciamo i dettagli, andrai incontro alla verità in questa settimana che tutta la bellezza che cerchi è già dentro di te e lo sperimenterai in questa settimana senza dubbi, ok? Senza dubbi. Ok, avendo fatto il primo quadro, andiamo adesso a metterci tutti i tarocchi. Mettiamoceli qua queste. Allora, partiamo con l'energia maschile. Qual è l'energia attuale del maschile? Energia attuale del maschile. L'asso di denari, il maschile vuole concretizzare delle opportunità in questa settimana. Delle opportunità, in qualsiasi ambito vuole concretizzare delle opportunità. Ecco perché si sente così fertile. L'universo gli manda dei segnali, può essere all'interno di una relazione, può essere all'interno del suo contesto pratico, di vita, lavorativo. L'asso di denari è proprio voglio concretizzare questo. Ok. Immettere un seme che possa, si sente di avere già questo seme grande che può germogliare, ok? Andiamo a vedere adesso quali sono i pensieri del maschile, cosa c'è nel labirinto dei suoi pensieri. La forza, sì, allora i maschili qua sanno che hanno necessità di prendere, di sforzarsi, nel senso mettere impegno, non sforzare, mettere impegno in quella concretezza che vogliono realizzare, che sia una relazione, che sia il lavoro, la vita pratica. La forza nei pensieri mi dice che è necessaria la determinazione per andare incontro ai loro obiettivi e sanno che se hanno questa determinazione lo raggiungono. Può essere anche il recupero di un rapporto con delle basi solide, in qualsiasi ambito, stanno pensando di mettere impegno, recupero e impegno. Ok. Cosa hanno nel cuore? Cosa ha nel cuore lui? Il 6 di coppe, dei ricordi della nostalgia, ricordi felici. Qua vogliono, per molti maschili c'è la necessità di andare incontro a un recupero di una connessione, oppure sforzarsi per una connessione che li fa sentire vivi come quando erano bambini. Il 6 di coppe nel cuore è una carta bellissima da avere nel cuore, perché ci parla di quei ricordi e di quella nostalgia che non è in senso negativo, di quella bellezza del bambino che pulsa nel tuo cuore e ti dà la forza per realizzare degli obiettivi concreti. La sola forza che ti permette di realizzare obiettivi concreti è la forza del bambino. La forza nei pensieri, la forza dell'adulto è l'impegno che devi mettere per abbattere le barriere dell'adulto e andare incontro ai desideri del cuore. Vogliono realizzare dei desideri del cuore. Sì. Andiamo a vedere qual è la sfida ostacolo principale. La sfida karmica, il fuoco. Non avere fretta, cavallo di bastoni. Non avere fretta di realizzare questa cosa, cavallo, non agire in modo impulsivo, non avere fretta, non fare cose azzardate, questo è. Ok, vediamo da questa parte. Allora, vediamo l'energia femminile, energia attuale del femminile, di lei. La luna, il femminile può essere sospinta dalle sue intuizioni in modo forte, ma la mente gli può mettere dei dubbi, proprio come la storia di amore Psiche. Ricordate quando Psiche praticamente sta nella sua beatitudine, ha tutto quello che le serve durante il giorno, il Dio amore le dà tutto e la notte l'ama follemente, però gli dice una sola condizione, che tu non dovrai mai vedermi in volto. E Psiche, che è l'anima, accetta. Poi un giorno le sorelle di Psiche gli mettono
la pulce nell'orecchio, ma non è che quello che ti ama tutta la notte è un demonio, un diavolo, no? Il dubbio. Allora che fa Psiuche? Accende la luce, il lume porta in sé l'ombra, quindi è la discosta a volte dalle proprie intuizioni. Ecco, i femminili hanno delle intuizioni fortissime in questa settimana, però ricordati che possono avere dei dubbi su una connessione, perché è come se non si fidassero. Il video, il segreto sciamanico, ragazzi miei, in questa settimana è fondamentale, ok? Quindi la situazione attuale può avere dei dubbi rispetto a qualcosa, ma le sue intuizioni sono forti, è la mente che dice, ah, ma può non sapere, può avere un po' no ansia, un po' di dubbi. Vediamo quali sono i pensieri del femminile. Paggio di bastoni. Il femminile vuole aprirsi a nuove scoperte, vuole conoscere, vuole aprirsi, può avere un po' di dubbi rispetto a questo, no? Il femminile vuole scoprire nuovi orizzonti, ha un fuoco dentro questo paggio di bastoni. Vuole sperimentare, fare cose nuove, conoscere gente nuova o aprirsi al nuovo, però può avere un po' di dubbi. Tutto il nuovo di solito, la mente ti fa venire dei dubbi, no? Vediamo cosa ha nel cuore. Il re di spade, i femminili hanno come un po' di protezione sul cuore, potrebbe essere il riflesso di una persona che è in silenzio oppure una persona un po' più razionale che emotiva. E fatto sta che il re di spade come principio nel cuore del femminile è come se tenessero il cuore in protezione. Vediamo un po' il blocco o la sfida karmica del femminile in questa settimana. L'asso ai denari. Allora, l'asso ai denari c'è. I femminili vogliono concretizzare come il maschile, sono simili, molto simili. Voglio concretizzare come il maschile un'opportunità, che sia in qualsiasi ambito. Quindi l'opportunità c'è, ma c'è il blocco, quindi è a sfida, no? E è come se per seguire questa opportunità, te lo dice la prima carta, segui le intuizioni e non farti venire dubbi. O meglio, quando arriva il dubbio, sai che la tua prima intuizione è quella giusta per concretizzare questa opportunità. Potrebbero volere un'opportunità con una persona che è un po' più fredda, un po' più razionale, oppure un'opportunità in altri ambiti relazionali della loro vita. Questo è, ok. 9 di bastoni, stanno un po' sulla difensiva, vedi? Vogliono questa opportunità ma stanno un po' sulla difensiva, si difendono, no? Si difendono. Ok, vediamo adesso ancora di qua. Qual è l'offerta del maschile, le intenzioni del maschile rispetto alla vita o rispetto a una lei o rispetto a una persona? Le intenzioni del maschile. Il sole, i maschili hanno delle intenzioni bellissime rispetto all'altra persona. Il sole mi parla di una fedeltà, di un'amicizia prima di tutto, no? L'amicizia che è alla base di relazioni autentiche. L'amicizia è sempre alla base di relazioni autentiche, ok? Quindi hanno proprio intenzione di predisporsi all'altra persona con allegria, con gioia, una bellissima predisposizione. Non fare le cose di fretta, voglio questa opportunità, so che mi devo impegnare nel far uscire i veri desideri del cuore che ho già dentro, no? Più che altro a realizzare i veri desideri del cuore verso cui la mia anima mi sta portando. Quindi le intenzioni sono quelle del sole, portare allegria, portare bellezza, è una bellissima predisposizione questa. Vediamo quali sono le azioni che farà. Qua il giudizio prende questa decisione di affrontare delle paure risolte della sua vita e farsi avanti. Il giudizio. The Last Judgment, l'ultimo giudizio. Qua è come se vedessi i maschili in preda un po' al panico perché devono prendere una decisione importante e la prendono, perché abbiamo chiesto le azioni sono il giudizio è la chiamata, la rivelazione. Decidere di affrontare questioni in sospeso con loro stessi e agire. Farsi vivo. Qua ci sono dei ritorni, 6 di coppe e giudizio. Dei ritorni.
Ok, vediamo da questa parte. Quali sono le intenzioni, l'offerta del femminile? La temperanza, hanno delle bellissime intenzioni. La temperanza mi parla di femminili che hanno la predisposizione a riequilibrare le acque interne, di comunicare per portare armonia, pace, di avere pazienza. Le intenzioni del femminile sono quelle di avere pazienza portando una comunicazione fluida, riunificando la dualità, giusto, sbagliato, meglio, peggio, buono, cattivo. È come se i femminili hanno le intenzioni di andare al di là del bene e del male, quindi di vedere tutto ciò che accade con armonia, con equilibrio, senza denigrare né una né l'altra cosa. E le intenzioni sono quelle di comunicare portando questo messaggio di integrità. Ok. Quali sono le azioni che farà il femminile? Il 5 di denari. Alcuni femminili possono inizialmente dare carenza a qualcuno. Vedi regina di coppe. Alcuni femminili potrebbero non rispondere subito a qualcuno dando carenza a qualcuno, perché stanno portando equilibrio dentro di loro. La regina di coppe è come se stanno sanando le loro emozioni prima di dare un feedback esterno, di predisporsi all'altro con entusiasmo, no? È come se i femminili col 5 denari le azioni danno forse carenza a qualcuno. Cioè come se ti scrivo e però non mi rispondi. Cioè nel senso loro non rispondono. Stanno portando equilibrio dentro di loro, soprattutto hanno necessità di avere pazienza. Però il 5 denari è come se nelle loro azioni stanno affrontando, per portare equilibrio dentro di loro, la dea della mancanza, la dea dell'abbandono, il senso di esclusione. Lo affrontano come? Lo affrontano con le loro intuizioni, sanno che devono scendere negli abissi prima di relazionarsi con l'altro. I femminili hanno compreso, o comunque c'è chi lo comprende in modo più istintivo, che l'altra persona è lo specchio della loro anima, che li porta certe emozioni da vivere affinché loro possano riequilibrare le acque interne. In questo caso è la dea dell'abbandono, della solitudine, della penuria, il non sentirsi abbastanza, fondamentalmente il 5 dei denari. Però loro sanno che è qualcosa di non reale, va bene? Ecco perché nelle loro intenzioni c'è la voglia di portare equilibrio emotivo interno prima di tutto. Adesso andiamo a vedere energia finale del maschile nei confronti del femminile, energia finale del maschile in questa settimana, e abbiamo la regina di coppe. Qua abbiamo dei femminili, abbiamo dei maschili che sentono molto le loro emozioni, non vanno a lesinare su nessun aspetto delle loro emozioni, cioè scendono proprio giù. La regina di coppe sul maschile mi dice che i maschili fluiranno con le loro emozioni, si faranno guidare dal loro spirito, dal loro amante mistico, e quindi diventeranno con l'archetipo femminile interno. Il femminile cos'è? La regina di coppe è la sciamana delle emozioni. Qua ci sono dei maschili qua ci sono anche dei ritorni, ripeto, ma dei maschili che prendono perfetta consapevolezza, e quindi anche nelle loro azioni, di cose irrisolte dentro di loro. Non fanno le cose con fretta o con arroganza, no, no. Qua abbiamo una stesa maschile bellissima, dove vedo molti maschili sentire dentro di loro l'energia femminile che avanza e si lasciano trasportare da questo, perché per troppo tempo hanno denigrato questo tipo di energia o comunque l'hanno tenuta in stand-by. Per molti maschili c'è una sciamana femminile dentro di loro, incarnata in una persona che li ha fatto da specchio per poter entrare dentro loro stessi. Sì. Hanno molta fede nella realizzazione dei loro desideri più profondi. Vediamo da questa parte, ultima carta per il femminile, energia finale del femminile. 9 di spade. Ci possono essere un po' di ansia, un po' di preoccupazioni legate a qualche aspetto della loro vita, e forse non sentirsi abbastanza sul piano pratico o affettivo. Il 9 di spade mi parla di questioni che le può tenere un po' in ansia, un po' in agitazione rispetto alla loro felicità autonoma col 9 di coppe. Che il 9 di spade? Ah, la morte. Si apprestano a fare dei tagli femminili con qualcuno, non accettano magari un'opportunità di qualcuno perché si vogliono aprire al nuovo,
e sanno che devono fare questa cosa portando prima però equilibrio dentro loro stesse o loro stessi. Sanno che devono attendere col 7 di denari che questo equilibrio venga raggiunto, però intanto è possibile che diano un 2 di picche a qualcuno. Nel frattempo ci sono un po' di preoccupazioni legate ai cambi che devono fare, soprattutto cambi emozionali per poter andare incontro a queste opportunità su più ambiti della loro vita, che sia relazionale, che sia lavorativo, ok? Ok, adesso andiamoci a fare le specifiche, poi facciamo la versione più poetica, più pratica, così da accontentare tutti gli aspetti della psiche. Vediamo da questa parte. Allora, energia attuale del maschile con l'asso di denari. Sette di bastoni. I maschili vogliono combattere difendendo le loro posizioni per realizzare un'opportunità, che sia con una persona, che sia nella loro vita, ma soprattutto vogliono combattere per mantenere la loro posizione ferma su tutti gli ostacoli che si possono interporre nella realizzazione dei loro obiettivi. La forza nei pensieri. 9 di bastoni. Resilienza. Sono stanchi, però è come se questa stanchezza o questo sforzo li avesse forgiati. Possono avere delle situazioni di difficoltà con qualcuno, ma vogliono rimediare, sanno che non possono fare le cose di fretta, ma cercano di acclimatarsi al tempo emotivo dell'altra persona e sanno che devono sforzarsi per farlo, perché magari sarebbero tentati di fare le cose di impulso. 6 di coppe nel cuore. La torre, sì, allora nel cuore hanno uno sconvolgimento totale. Allora, per alcuni di voi è un ritorno, una relazione che si è rotta, che conoscevi bene. Quindi qua abbiamo il 6 di coppe che mi parla di recuperare i ricordi felici, anche nostalgia, di qualcosa che è andato storto, di qualcosa che si è rotto, di qualcosa che hanno vissuto. Sì, questa torre però è stata già vissuta e quindi ha lasciato spazio adesso a quella nostalgia che è il motore delle azioni. Vediamo il cavaliere di bastoni, qual è il blocco, la sfida karmica in questa settimana. L'8 di bastoni, la sfida è quella di comunicare però non con impulsività. Non con impulsività, regina di bastoni, verso l'energia femminile o verso qualcuno. Vediamo le intenzioni con il sole. Cavaliere di denari, vogliono fare le cose fatte bene, non con impulsività, ma con calma, con ponderatezza, con una bellissima energia, ok? Il giudizio. Azioni, l'asso di denari. Questa settimana io vedo ritorni. Non ci sono mercuri retrogradi. Però o ritorni o sono adesso oltre al ritorno, che cos'è il giudizio con l'asso di denari ripetuto 2 volte, no? Che cos'è? Prendo la decisione di questa chiamata dell'anima di alzarmi e di fare quello che voglio a livello concreto, seminare qualcosa di concreto, può essere in diversi settori della loro vita, però è sul piano pratico, materiale. Regina di coppe e il cavaliere di coppe. Qua vedo dei maschili che si aprono emotivamente verso qualcuno, verso la sciamana delle emozioni, movimento d'amore, avanzamento d'amore, la voglia di inginocchiarsi davanti a un femminile, può essere anche un uomo, è un'energia femminile, verso cui sono devoti, mi viene da dire, ok? Sì. Vediamo da quest'altra parte, ma dove stanno quegli altri piccolini? Dove li hai messi? Eccoli. Allora, vediamo da questa parte. Sulla luna, energia attuale del femminile con la luna, energia attuale del femminile con la luna. L'asso di coppe, vedi qua c'è la voglia di aprirsi emotivamente, e però seguendo le loro intuizioni, però la mente gli mette un po' dei dubbi.
c'è un nuovo amore, o la possibilità di aprirsi a livello emotivo, il mondo come se si fosse chiuso un vecchio ciclo, loro lo sanno già, però non timore ad entrare nel nuovo ciclo della loro vita. Sì. Qua c'è hanno un po' di paura di aprirsi all'amore, però l'amore c'è già dentro di loro, le intuizioni le loro intuizioni lo dicono. I pensieri, paggio di bastoni. Qua c'è il cavaliere di coppe, sì, allora i femminili stanno pensando di darsi emotivamente, anche eroticamente, a qualcuno o al nuovo, aprirsi al nuovo. Hanno la voglia di esplorare nuovi orizzonti, nuovi confini, allo stesso tempo c'è un po' di timore a farlo. Ok, possono avere questa persona nel cuore, questo re di spade, e il re di spade si contraddistingue perché ha un principio più di razionalità, no? Un po' più di freddezza, meno emotivo, invece i femminili li vedo più emotivi. Vediamo il re di spade. 4 di spade, sì, è come se i femminili però al tempo stesso mettessero un po' il difesa sul cuore e volessero un po' di riposo sul cuore, no? Hanno necessità di equilibrare le loro emozioni, possono essere delle persone che hanno scatenato in loro la voglia di nuovo, di apertura, però al tempo stesso hanno un po' di timore ad aprirsi, hanno necessità un po' di riposo, di meditazione, magari sono in silenzio con qualcuno. Vediamo un po', oppure ci sono due persone qua e allo stesso tempo vogliono aprirsi al nuovo ma non sanno cosa fare con il vecchio, tant'è che gli possono dare delle preoccupazioni. Vediamo l'asso di denari al blocco, il blocco karmico, la sfida karmica del femminile. 9 di spade, ci sono preoccupazioni riguardanti a un nuovo inizio. Preoccupazioni mi do, non mi do, mi do, non mi do, preoccupazioni riguardanti un nuovo inizio, forse una persona è lontana, o preoccupazioni riguardanti il nuovo inizio. Vediamo le intenzioni con la temperanza. Anche loro hanno il sole, hanno bellissime intenzioni verso l'altro, vogliono soprattutto però portare pazienza, non vogliono agire subito. È una bellissima energia questa, soprattutto di amicizia, di voler aprire il cuore, ma di quella fedeltà che è alla base, no, di ogni rapporto. Le azioni che faranno i femminili 5 denari? Il mondo, cioè la chiusura di vecchi cicli di penuria e di abbondanza. Qua vedo che i femminili, io credo con questo mondo e con questo 9 di coppe, loro vogliono smettere di non essere abbastanza, si vogliono sentire meritevoli di amore, si sentiranno meritevoli di amore quindi faranno azioni di chiudere un ciclo in cui non si sono sentite meritevoli. È possibile che non rispondano a qualcuno su WhatsApp o su internet, oppure possono provare una sensazione un po' di abbandono rispetto a delle cose che possono vedere sui social. Non lo so, può darsi questo. Vediamo il 9 di spade. 9 di spade. Re di coppe, guarda, sono preoccupate rispetto a qualcuno, se aprirsi a qualcuno, chiudere il vecchio, oppure se aprirsi a qualcuno che conoscono già. Per alcuni di loro non rispondono a dei messaggi su WhatsApp. Vediamo questa morte. Vedi la luna, c'è un po' di paura a fare un cambio. Paura a fare un cambio ad aprirsi a delle opportunità. 9 di coppe, perché non vogliono perdere, diciamo, la loro sicurezza, il loro benessere, quello che hanno già raggiunto, e la vita magari gli presenta un'opportunità che sta a blocco e gli fa venire un po' di ansia. Ok? Allora, vediamo con i miei potenti oracoli lui lei cosa dice questo cavaliere di coppe. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo. Bellissimo, nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. Stessi occhi, 6 di coppe, il sapore di casa, 6 di coppe. Qua c'è una profondissima connessione spirituale, di quelle che vanno oltre il tempo e lo spazio. Ci si riconosce in uno sguardo, lui guarda lei o guarda l'altra persona e si riconosce in uno sguardo, quel sapore di casa del 6 di coppe, no? Cos'altro? Nonostante la sua stanchezza si sforza perché vuole realizzare questo obiettivo. Cos'altro? È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Qua parliamo di maschili che è nato tutto un po' così, come un gioco, no? L'amicizia del sole. E poi mi sono innamorato. Prendo questa decisione. Ok, cos'altro?
ora baciami stupida, cioè vogliono contatto, vogliono qualcosa di... prendono questa decisione, vogliono contatto, vogliono... Perché dice ora baciami stupida? Perché l'altra persona magari potrebbe fare un po' le mosse, si dice giù da noi, no? Cioè un po' la sostenuta potrebbe fare, dai baciami stupida, cioè è un po' così. Lui capisce che lei potrebbe fare la sostenuta in alcuni momenti, ma lo fa perché comunque ha un po' di preoccupazioni in merito a questo darsi, no? Sì. Ok, adesso facciamo una bella sintesi sciamanica. Allora, questa stesa mi sta parlando di rinascita. Il maschile qua è pronto a muoversi, è pronto a piantare il seme, a risorgere dall'antica distruzione. Il femminile è pronto a ricevere, ma ha bisogno di guarire la ferita della mancanza. Quella voce che le dice non meriti, ok. E gli spiriti oracolari qua parlano chiaro, cioè gli spiriti oracolari qua portano segni di benedizione, sia da una parte che dall'altra. Da questa parte ti dice i sogni si realizzano, la pioggia qua che feconda e la bellezza che guarisce. Cioè questa settimana il rito tra maschile e femminile è proprio una danza tra fede e paura. Il maschile deve dimostrare con azioni concrete e il femminile deve abbandonare i veli della luna per tornare alla fiducia nel sole. Quindi il maschile qua che cammina come un viandante che tiene in mano un seme d'oro, no? E l'asso ai denari che, ripetuto 2 volte, porta con sé cosa? La promessa di quell'inizio, la promessa non solo come promessa ma anche come dovere. Cioè il maschile ha capito che non basta desiderare, serve piantare, irrigare, difendere il germoglio. Il suo cuore è abitato da un ricordo che la torre ha frantumato, eppure il 6 di coppe gli ricorda che il profumo dell'infanzia dell'anima non muore mai. Il suo corpo brucia col cavaliere di bastoni, vuole correre, no? Ma la vita lo spinge a diventare anche un cavallo di denari, più costante, più lento, più affidabile. Vuole mostrarsi sole, perché senza luce l'amore non cresce. E nel suo gesto finale, con il giudizio qua, un risveglio, un richiamo che non si può più ignorare. Cioè, come per dire, il maschile è pronto a bussare alla porta. E che succede al femminile? Il femminile intanto danza sotto la luna, tiene stretto a sé l'asso di coppe, ma non sa ancora, sai, la coppa è l'acqua, no? Non sa ancora se berne o temerne la profondità. Non sa ancora se berne o temerne la profondità. Nei suoi pensieri gioca con il paggio di bastoni e sogna il cavaliere di coppe. Cioè sì, vuole aprirsi, ma con leggerezza, con poesia. Nel cuore però c'è il re di spade, che veglia severo, cioè della serie proteggiti, non farti ferire ancora. E il 4 di spade le ricorda la stanchezza di battaglie antiche. La sua sfida è molto grande. Asso di denari la chiama, ma il 9 di spade la spaventa con incubi di fallimento. Eppure la sua intenzione è luminosissima e bellissima qui. La temperanza, il sole, guarigione, gioia. La sua azione però, il 5 di denari qua, è come se è un passo indietro alla sua intenzione. Il 5 denari che sente la mancanza è il mondo che la mette a confronto con la totalità. E questo re di coppe, la morte e la luna dicono chiaro una cosa: il femminile deve lasciare morire i dubbi rispetto alla persona, rispetto a contenere i suoi sentimenti, deve lasciare morire i dubbi per rinascere nella fiducia. E gli oracoli cosa ci dicono? Il maschile riceve segni, vede sogni, sente il mago della pioggia che chiama a fecondare, no? E il femminile riceve inviti alla bellezza. Dove stava la carta della bellezza? Eccola. Riceve inviti alla bellezza, alla natura, all'amore che non inganna, anche quando le maschere oscurano. Quindi come visione sciamanica in questa settimana l'amante mistico, che lo spirito guida, l'amante mistico, invita a compiere un rito semplice e pratico.
Il maschile deve agire, non correre soltanto, ma piantare qualcosa di reale, una parola vera, oppure un gesto chiaro o un contatto concreto. E il femminile deve lasciare cadere i veli della luna, respirare nella natura per ricordarsi che non gli manca nulla. La madre sostiene, guarisce e accompagna. E l'incontro qui è nel seme condiviso, l'asso di denari che appare da entrambi i lati, no? Cioè, se lui pianta con coraggio e lei accoglie con fiducia, il giardino cresce. Quindi, alcuni di voi si possono riconoscere nell'energia maschile. Cioè sentirete il fuoco dell'azione, il desiderio di concretizzare, la spinta a ricostruire dopo una torre, il bisogno di chiamare, il bisogno di dire, il bisogno di fare. Ok. Chi di voi si riconosce nell'energia maschile vuole far nascere qualcosa nel mondo esterno. Cioè cercate di tradurre il vostro sentire in un gesto visibile. Chi si riconosce di qua? Chi si riconosce nell'energia femminile invece potreste sentire il dubbio. La luna parla di, col 5 di denari, di non essere abbastanza, il desiderio profondo ma velato, no? La necessità di guarire attraverso la bellezza e la natura. Ecco, chi si riconosce da questa parte potete vivere la parte che custodisce, che osserva, che attende la prova di verità prima di aprirsi. Ma il punto è che entrambe le energie, lui-lei, vivono dentro ciascuno di voi. Il maschile è la parte che agisce, che prende l'iniziativa, che si espone. Il femminile è la parte che accoglie, si apre dentro di sé, guarisce, ma anche sente la vulnerabilità e i timori. Allora, quando ci riconosciamo in una sola polarità, mi riconosco più di qua, mi riconosco più di là, per esempio, non significa che siamo solo questa parte o che siamo solo questa parte. Vuol dire che in quel momento della tua vita quella forza è più attiva, più urgente, quella dove ti riconosci. Chi sente il maschile sta imparando a costruire, a osare. Chi sente il femminile sta imparando a fidarsi, a lasciar morire i dubbi. E lo sciamanesimo ci ricorda che il vero rito è l'unione interiore, lo sposo o la sposa celeste, che si incontrano dentro di noi, lo ierogramma interiore. Se il maschile interiore compie il suo gesto concreto, il femminile interiore si apre senza timore, allora anche fuori, nelle relazioni, le cose iniziano a riflettere questo matrimonio sacro. Per esempio, a livello pratico, se ti senti nel maschile, chiediti questa settimana, oppure alcuni giorni della settimana ti puoi trovare più in una piuttosto che nell'altra, no? Allora, quando ti senti l'energia maschile, chiediti quale gesto reale puoi fare per incarnare ciò che senti. Una parola detta, una chiamata, un progetto avviato. Se ti senti nel femminile, chiediti quale paura puoi lasciare cadere, dove puoi fidarti di più, dove puoi respirare nella bellezza senza rimandare. Ecco, lo sposo celeste e la sposa celeste, lo ierogramma interiore, le nozze alchemiche, no? Dentro di noi. È una coppia sacra che vive dentro di noi. E il riflesso di quello che sperimentiamo è il riflesso di questa coppia sacra che vive all'interno di noi. Il maschile è lo sposo interiore, il viandante che porta il seme, colui che decide di piantare e costruire. Lo sposo interiore, il maschile dentro di noi, è azione, coraggio e chiarezza, è desiderio di mettere ordine e di dire: eccomi, scelgo, creo. E il femminile dentro di noi, la sposa interiore, è la custode del mistero, la danzatrice della luna, colei che sa attendere e che sa ricevere e che allo stesso tempo teme di perdersi, ma nel suo cuore custodisce la coppa inesauribile dell'amore. E quindi il femminile è intuizione,
il femminile è accoglienza, il femminile è trasformazione. E quando dentro di noi lo sposo e la sposa, dentro di noi, non si parlano, nasce il conflitto. Perché? Il conflitto da cosa è nato? Che la parte maschile, lo sposo dentro di noi, corre senza radici e la sposa, il femminile, sogna però senza fidarsi. Ma quando si incontrano nel cuore, allora accade lo ierogramma interiore, il matrimonio sacro. Lo sposo depone il suo seme nella coppa della sposa, la sposa riceve e lo trasforma in vita, in bellezza e creazione. Quindi tutto questo funziona così anche nella vita pratica quotidiana. Quando agisci con coerenza, con gesti concreti, stai dando voce al tuo maschile, sposo interiore. Quando ti apri alla fiducia, lasci cadere la paura e accogli ciò che arriva, stai dando voce alla tua sposa interiore, al tuo femminile interiore. Dentro di noi non c'è lotta, c'è danza. Il maschile ha bisogno del femminile per non bruciarsi nel fuoco della fretta e il femminile ha bisogno del maschile per non smarrirsi nei veli della luna. Insieme creano il rito più antico, l'amore che genera nuova vita fuori e dentro di noi. Quindi cosa ci insegnano in questa settimana il divino maschile e il divino femminile? Come dobbiamo approcciarci alla vita in questa settimana? Il divino maschile ci insegna che i sogni non possono restare sospesi. Serve piantare il seme, serve agire, serve scegliere, serve incarnare ciò che il cuore desidera. La vita non aspetta chi rimanda. Ricordatevi il mantra Shrim Paramesvari Svaha, quello che trovate nel video Fallo appena sveglio. Ecco, ogni piccolo gesto concreto è già un atto sacro, è già costruzione del futuro. E cosa ci insegna il divino femminile in questa settimana? Ci insegna che non basta agire senza fiducia. Bisogna aprire la coppa del cuore, lasciare cadere i dubbi, e i veli della paura, fidandosi della bellezza che la vita ci offre. Non siamo manchevoli, siamo già pieni e solo se ci apriamo lo possiamo scoprire, solo se ci diamo possiamo scoprire quanto siamo pieni. Quindi maschile e femminile insieme cosa ci dicono? Vivi come chi semina e come chi accoglie. Sii luce come il sole e mistero come la luna. Agisci con chiarezza ma non dimenticare di fidarti. Lascia che lo sposo e la sposa interiori dentro di te danzino insieme. Ok? Bellissimo, bellissimo, ragazze mie ragazzi, bellissimo, bellissimo. Io non aggiungerei nient'altro, perché è stata bella, abbiamo unito la parte più poetica, sciamanica, la parte più concreta, ho detto tutto. Quindi, ragazze mie ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.